Amici di Moto.it, ciao a tutti da un posto davvero speciale. Siamo arrivati vicino a Rimini, nelle bellissime colline del centro Italia, per conoscere Unit Garage, che è un nome ormai noto su Moto.it perché l'avete già visto con i kit, è un produttore di kit fantastici per BMW, ma non solo. Andiamo adesso a scoprire insieme questo posto magico. Già entrando vedete alcune delle creazioni di Unit Garage, là in fondo addirittura c'è la prima che è stata presentata anche su Moto.it, qua c'è l'ultima, la RAD, addirittura una Ducati fuori luogo, e dopo vi dirò perché fuori luogo, ma adesso conosciamo i protagonisti. Vieni Max, eccoci nell'officina dove tutto nasce di Unit Garage insieme al fondatore Fabio Marcaccini. Ciao Fabio. Ciao Andrea, bentornato. Grazie. E insieme al socio di Fabio, Miki, però il cognome lo faccio pronunciare da te perché Miki vieni dal Belgio. Sì, Verstappen. Vedete, è un po' più complicato. Questo è il posto dove i kit prendono forma, vengono costruiti, perché è una produzione artigianale, ma che poi ha anche degli aspetti industriali, perché ormai i numeri di Unit Garage sono davvero importanti. Ma do la parola a te Fabio, ho parlato anche troppo. Qui cosa succede? Ad esempio abbiamo visto fuori la R120, la prima moto che hai creato, la GS, e qui ci sono le ultime. Diciamo che questo è un luogo dove si pensa, ma si fa anche, perché bisogna sì pensare le cose, però bisogna svegliarsi la mattina dopo e metterle in pratica. Qui si fa tutto questo, quindi con Mikil sviluppiamo questi kit o degli accessori che pensiamo, diciamo, per le moto nuove, ma anche per le vecchie, le moto che ci entusiasmano di più, e devo dire che insomma stiamo avendo discreto successo. Infatti possiamo anche dire quanti punti vendita ci sono ormai di Unit Garage nel mondo, grazie anche al lavoro. Lui parla inglese, lavora al computer, è bravissimo, è il socio che ti mancava. Diciamo che io parlo meglio il romagnolo che l'inglese, quindi la cerchia era un po' ristretta. Diciamo che adesso siamo a 350 rivenditori in tutto il mondo, stiamo vendendo in Cina, in Corea, negli Stati Uniti, Giappone, insomma abbiamo i nostri fan, stiamo parlando di una nicchia di mercato, perché comunque non sono numeri spaventosi, però siamo molto contenti perché i clienti che comprano e poi ritornano, anche se cambiano moto, vediamo che comunque rimangono affezionati al nostro marchio. E poi diciamo che la famiglia GS, con le GS, quelle tradizionali, adesso le raffreddate a liquido, e la famiglia 90, è vero che è una nicchia, però è una nicchia, una delle più importanti nel settore moto in tutto il mondo. E qui siamo proprio con le ultime novità. La GS RAD, che su Moto.it avete già visto in versione prototipo, adesso però c'è la versione definitiva che vogliamo mostrarvi e raccontare anche come nasce, come si è arrivati alla definizione delle parti del kit insieme a voi. E quando ti approcci ad un mezzo del genere devi comunque pensare: l'andrò a migliorare o l'andrò a peggiorare, perché insomma bisogna anche farsela sta domanda. E devo dire che ci abbiamo messo del nostro, è in vendita il kit da un paio di settimane, e già ne abbiamo spedite in giro per il mondo, quindi siamo molto contenti e fieri. Anche perché hai toccato il nocciolo centrale. La GS è una moto, la proviamo sempre su Moto.it, praticamente perfetta, quindi se ne vendono tante e il problema poi diventa la standardizzazione, perché sono tutte uguali, quindi dei kit fatti col gusto, perché poi non è soltanto una customizzazione quella che fa Unit Garage, perché tu prendi spunto anche dalla storia del marchio, per quello credo che anche in BMW vi amino. Non è un trasformare il marchio in qualcosa che non è più coerente col suo passato, ma è un'evoluzione o verso il futuro, come la RAD, che sta per Radical e anche Motorrad. Abbiamo preso il Land. Chi l'ha disegnata? Tutti e due insieme o l'ha disegnata? Diciamo che l'ha disegnata Mikil, io gli ho rotto le scatole all'infinito fino a che non ero contento anch'io. D'accordo. Ragazzi, visto che la moto l'ha disegnata Mikil, ovviamente con la supervisione di Fabio, che deve essere un bel rompiscatole, Mikil, raccontaci tu come sei arrivato a fare questa moto e soprattutto di che parti si compone il kit. Ok, in pratica noi andiamo a smontare tutte le plastiche originali e dopo lo andiamo a sostituire con le nostre, che qui abbiamo quindi tutta la parte davanti, e abbiamo anche passato molto tempo al banco prova perché abbiamo spostato
la presa d'aria e l'abbiamo cambiato qui, che vedi che è tutto ricavato dal pieno. Con anche la scritta Unit Garage in tutti i pezzi vostri? Sì, e dopo in pratica tieni il serbatoio originale, però andiamo a cambiare tutte le plastiche, che comunque cambia tutto il look Poi completamente. La sella adesso questa è la sella Rally, che quindi il kit va bene con tutte le selle, anche quella doppia, e dopo noi abbiamo diverse copertine selle per cambiare anche il look. Poi c'è la parte frontale, proseguendo su questo lato, che sembra la bocca di uno squalo, però prima tu hai toccato giustamente questa parte, quindi ci sono delle novità anche sul codino. Sì, qui abbiamo fatto una piccola maniglia Rally, si chiama, per comunque alleggerirlo un po'. E faccio vedere a Massimo, guarda i dettagli perché sono curatissimi, qui addirittura ci sono dei ganci, sono per passare una fascia quando devi caricare delle cose. È anche molto utile quando devi spostare la moto, quando vai fuori strada. E proseguendo su questo lato troviamo anche lo scarico Unit Garage, perché c'è una rivisitazione estetica ma anche tecnica. Fabio? Direi di sì. Lo scarico è stato riprogettato e quindi troviamo uno scarico carbonio e titanio con una bella griglia frangifiamma nella parte posteriore. E diciamo che siamo molto contenti perché anche a livello di resa il banco prova ci ha dato ottime soddisfazioni. E poi ragazzi guardate la definizione del dettaglio. Max, torna da noi perché c'è il fondello in carbonio, come diceva Fabio, il rompifiamma, la protezione qui in basso della valvola elettronica sullo scarico con questo carter in carbonio. Siete veramente dei maniaci del dettaglio, eh? E poi la cosa che non possiamo perdere, io la definisco una bocca di squalo che c'è qua davanti delle prese d'aria della RAD. Tu come la definisci? Quando l'hai vista al computer prendere forma, a cosa hai pensato? Soprattutto volevamo dare, perché la moto è molto difficile, perché se togli le plastiche non sembra quasi una moto, non è il solito serbatoio con il fanale, è tutto molto strano e volevamo creare lo stacco fra il davanti e il serbatoio per rendere anche tutto molto più compatto. È pazzesca, guardate i dettagli, come si vede proprio la presa d'aria che diceva prima Miki con il pezzo ricavato dal pieno. Ma adesso Fabio, facci vedere le pance che tu hai prima in mano in colorazione nera, così mostriamo proprio ai lettori come sono fatte. Per farvi capire come è stato realizzato un pezzo, sono pezzi stampati in plastica, quindi né più e né meno di quelli che andate a smontare. Questa è la versione nera. Come vedete basta sostituire, diciamo, la cover del serbatoio e la moto diventa completamente diversa, e quando andate sul configuratore sul nostro sito potete scegliere sia la versione nera che quella bianca. Come potete vedere abbiamo riutilizzato il più possibile le viti originali, anche perché abbiamo voluto insieme a Mikel rispettare il più possibile la materia prima, la moto, perché è una moto stupenda, quindi non aveva senso andare a sostituire delle viti bellissime con delle viti meno belle, quindi anche quello è stato un lavoro, perché magari delle volte ti serve la vite da 16 e ce l'hai da 12 e quindi facciamo riutilizzare tutte le viti il più possibile della moto originale. E non solo usi le stesse viti. Io prima ho definito Fabio un rompiscatole, ma scherzavo, perché vedrete poi il dialetto di casa sua com'è. La verità. È un pignolo, ma la pignoleria poi, la precisione più che la pignoleria, porta a dei kit perfetti che non richiedono né di cambiare viti, come dicevi, né di cambiare i fori, né di cambiare dei pezzi, tagliare, saldare. Smontate le plastiche originali ed è come se fossero plastiche originali anche queste, a parte la finitura. Diciamo che forniamo nell'ultima serie di kit, ma anche nel primo che abbiamo fatto, un video di montaggio che passo passo, un tutor che passo passo ti spiega come smontare i pezzi originali e come andare a montare i nostri. Questo non è che vogliamo scavalcare i meccanici, noi abbiamo dei rivenditori e comunque ben venga che il cliente vada dai nostri rivenditori, però c'è anche l'appassionato che vuole trasformarsi la moto, ha una certa capacità e quindi mettiamo in condizione questi appassionati di poterlo fare, insomma. È il bello di giocare con la moto, anche perché non andiamo a toccare il motore o elementi strutturali, l'estetica. E a proposito di estetica,
Massimo gira perché quella moto è una cosa spettacolare. Gli appassionati già credo che la conoscano, è arrivata l'anno scorso però ha fatto parlare tantissimo. Mi riferisco alla 90 Unit Garage, ovviamente, Paris-Dakar. Quindi mettiamo da parte la GS Urban o la Scrambler da cui deriva per presentare questo gioiello. Chi mi parla di questa moto meravigliosa che cambia sostanzialmente nell'estetica perché ha forme proprio diverse dalla 90? Vai Miki. Sì, quindi qui abbiamo il nostro kit Paris-Dakar, che in pratica abbiamo un kit base che contiene il serbatoio, la sella e i fianchetti e dopo anche qui una sella passeggero. E in pratica qui devi in poche ore poi smontare il serbatoio originale e la sella e vai a montare il nostro serbatoio che riutilizzando la pompa originale, gli attacchi originali, il tappo originale, quindi di nuovo proviamo sempre a riutilizzare il più possibile i parti originali e anche, posso anche farlo vedere. Sì, prendi il serbatoio perché aggiungo una parentesi, qui si vede proprio l'esperienza di Fabio che si è corso 5 Parigi-Dakar negli anni d'oro, quando la Dakar era quella che ci ha fatto conoscere la gara africana. Gli anni giusti, bravo. E questo serbatoio ricorda quello delle mitiche Parigi-Dakar degli anni d'oro. Sì, questo è diciamo esteticamente il serbatoio della vecchia Aero 80 PD, ma come potete vedere ha l'alloggiamento per il tappo originale e l'alloggiamento per la pompa originale, quindi si riutilizza tutta l'elettronica della pompa originale, compresa la riserva, compreso il canister ove presente. Il serbatoio è omologato, quindi viene fornito con un certificato di omologazione. Qui potete vederlo diciamo ancora prima della verniciatura, cioè non è un serbatoio fatto in cantina, ecco, questo ci teniamo si vede assolutamente, è un pezzo veramente paragonabile a quelli di produzione di larga produzione. Un pezzo che potrebbe essere tranquillamente montato come primo equipaggiamento sulla moto che BMW vende, perché i nostri fornitori sono gli stessi di BMW. Sì. E la cosa pazzesca, che è un lavoro non da poco, che questo serbatoio, prima con la modellazione al computer fatta da Michel, poi tutte e due con la vostra modellazione manuale, il prototipo lo fate voi qui. Lo facciamo qui e partiamo da un disegno, da degli schizzi diciamo su carta e dopodiché passiamo al lavoro sul pezzo vero e proprio, quindi con clay come fanno le case motociclistiche vere fra virgolette e poi scansioniamo il pezzo, facciamo dalla nuvola di punti, facciamo le matematiche e poi stampi professionali, omologazioni, enti. È un lavoro infinito ma anche molto appassionante. Infatti poi chiederei a Michel se ha qualche pezzo da farci vedere in clay per proprio far vedere le fasi di lavorazione, e intanto Massimo giustamente sta facendo vedere la parte posteriore con i fianchetti nuovi e anche lo scarico, anche in questo caso è vostro, Unit Garage. Sì, questa moto ha montato diciamo un sacco di pezzi nostri perché ha tutta la parte anteriore rivista che si può montare anche con il serbatoio. Ad esempio abbiamo un sacco di clienti che lo montano sulla Urban GS perché è un cupolino più protettivo di quello originale e comunque è verniciato dello stesso colore della Urban GS, quindi lo stesso bianco. E abbiamo un manubrio, abbiamo i terminali, abbiamo le cartucce forcella che ci teniamo magari per dopo. Se la vedete un po' diversa, è diversa anche nella ciclistica questa moto, poi lo dirai meglio tu. Abbiamo la sella, i fianchetti, il portapacchi, il portatarga alto, lo scarico completo in titanio ed abbiamo anche la versione in acciaio, barre paracilindri, protezioni. Ci sono un sacco di accessori che si possono acquistare anche separatamente e montare uno ad uno sulla 90 di serie. Vi mostro la cura del dettaglio perché anche le teste sono diverse. C'è un trattamento. Le teste hanno un trattamento particolare, anche lì stiamo lavorando, stiamo facendo delle cose, adesso a breve, perché qui non ci fermiamo mai, abbiamo quel mal di pancia continuo che ti costringe a metterti nei guai, non so come dire. Fabio, questa però è fuori luogo, te lo devo proprio dire. Un po' sì. Cosa c'entra questa Ducati in mezzo? Siete famosi nel mondo per le moto BMW
E questa? Questo kit si chiama kit fuori luogo proprio perché diciamo è un po' in mezzo, ecco. C'era un po' la voglia di lavorare su una moto italiana dopo la prima esperienza che abbiamo avuto con Moto Guzzi e questo è il risultato. E non è solo un risultato perché magari i lettori meno attenti alla Scrambler Desert Sled non l'hanno riconosciuta, non è soltanto una rivisitazione cromatica, attenzione, è un portapacchi diverso. Qui proprio avete rifatto, per dirvi come sono attenti ai dettagli, hanno rifatto completamente il serbatoio e quindi l'ergonomia della moto. Sì. Cosa avete combinato qua? Qui in pratica abbiamo creato questo kit che abbiamo fatto serbatoio nuovo, sella nuovo, dopo abbiamo qui una sella che dopo faccio vedere come si può trasformare, fianchetti e dopo anche lo scarico completo. E in pratica per cambiare l'ergonomia abbiamo fatto un serbatoio che è 6 cm più corto, quindi sei molto più davanti, però ha anche la stessa capacità. E questa è una differenza grossa perché se fate caso la Desert Sled ha un serbatoio un po' stradale, un po' allungato, quindi che obbliga a stare indietro sulla sella. È un po', scusa, tu ce l'hai, sì? È un po' la tendenza diciamo ultima degli ultimi anni, quella di fare con lo stesso serbatoio, fare la racer e la moto da enduro. Che va bene fino ad un certo punto perché poi se vuoi andarci fuori strada davvero ti rendi conto che il serbatoio non può andare bene per tutti e due gli usi. E poi così rimanda anche come coerenza stilistica, voi siete designer, però provo a usare questi termini, ricorda di più una moto classica da enduro, tu correvi la Dakar, le moto negli anni 80 avevano un serbatoio da fuoristrada diciamo che si sviluppava così. Adesso quando la guido mi dà un po' la sensazione di guidare una vecchia XT, non so come dire, forse non c'entra niente con Ducati, però la sensazione è un po' quella, perché sei sulla ruota davanti, hai comunque tutto quello che serve nel posto giusto e anche a livello di look noi siamo molto soddisfatti, insomma. Questa è un po' la deformazione professionale perché le Dakar le correvi con la Yamaha, per quello hai pensato. Però devo fare un appunto, chi è stato il designer che ha progettato la sella qui? Chi è stato di voi due? L'idea è di Fabio in realtà. Ragazzi, l'avete fatta troppo corta, il passeggero qua sta veramente scomodo, No, perché qui abbiamo fatto... C'è il trucco? Sì, abbiamo un trucco che in pratica questo è la sella passeggero, però volendo se vai via da solo, adesso lo apri. Attento al dito. Esatto. Ovviamente se hai rotto il dito con la moto da enduro, diciamo, perché sei motociclista anche tu. Esatto, qui dopo puoi togliere questo cuscino e qui diventa un portaattrezzi. Furbi, bella idea. E altri dettagli, abbiamo visto lo scarico, c'è un sottomotore strano su questa moto. Sì. Di che è stata? Qua vedo un po' lo zampino di Fabio, no? Sì, o tuo? Diciamo che qui in pratica nella versione Desert Sled, togliendo lo scarico originale, mettendo il nostro che ha il catalizzatore sotto il fianchetto, rimaneva uno spazio vuoto. Alla Dakar, quando la correvo io, comunque c'era sempre necessità di trovare degli alloggi per mettere piccoli attrezzi, una camera d'aria e altre cose. Abbiamo creato questo vano che si smonta molto velocemente e ti consente di mettere una busta portaattrezzi, non so, delle piccole cose che quando si va a far fuori strada, diciamo, e si sta fuori tutta la giornata, possono anche servire, considerando anche che comunque abbiamo clienti australiani, statunitensi e quelli il deserto ce l'hanno per davvero, quindi ci vanno poi con queste moto. Adesso Fabio, ho visto un sacco di cose belle, però voglio capire, ok, 350 rivenditori, ma io voglio capire su internet, visto che moto.it siamo sul web, come faccio a configurarmi la moto, voglio passarmi la serata a farmi la Desert Sled su misura oppure anche la RAD, perché cosa molto importante, la RAD su base GS può essere fatta sia sulla versione 1200 che sulla 1250, quindi si va dal 2013 fino al 2013 fino all'infinito con questo kit, perché è dedicato proprio al nuovo motore raffreddato a liquido. Però adesso seguo la parte giovane della struttura, andiamo a vedere il configuratore, vieni Max. Fabio, certo che c'è una bella distanza dall'officina al reparto progettazione, non ti scappa niente qua. Sono pochi gradini, ma che a volte negli studi di progettazione non sempre vengono percorsi da chi sta davanti al computer.
qui dal pensare al fare è un tutt'uno, diciamo, non c'è quella distanza, non c'è l'amministratore delegato che ti dice cosa devi fare, qui tutti facciamo tutto, siamo 4 persone, oggi 2 sono nel nostro magazzino che stanno seguendo altre cose e diciamo che siamo organizzati per seguire il tutto, ma comunque bisogna essere flessibili. Però a questo punto mi viene anche un'altra domanda, guardando Miki alla sua postazione. Cosa ci fa un designer dal Belgio, tra l'altro così appassionato che si spacca le dita facendo enduro a Rimini, cosa ci fa qua da te? Dove l'hai scovato? Ma diciamo che veramente mi ha contattato lui, non so, io ho avuto un periodo che avevo parecchie mail di giovani designer che mi scrivevano per fare uno stage, per venire a lavorare qua. E Mikil mi ha scritto, la sua mail mi ha incuriosito, ci siamo sentiti su Skype e lui dopo 3 giorni ha preso un aereo, è venuto qua. Il posto, la situazione gli è piaciuta, è stato qua a fare un tirocinio di 6 mesi, dopodiché l'ho assunto, diciamo, per un certo periodo e adesso è il mio socio e quindi adesso deve lavorare come me. E in 3 anni hai imparato l'italiano? Finite le vacanze. Sono finite le vacanze anche per lui. È diventato romagnolo in un attimo, eh? E adesso ci fa vedere cosa al computer? Innanzitutto direi il suo lavoro, quello che fa lui qui con te. Diciamo che questo è un po' l'inizio del kit fuori luogo per Ducati e non so, siamo partiti da dei disegni, Miki, spiegaglielo tu. Sì, qui sono dei disegni che abbiamo fatto. E in pratica dopo aver fatto i disegni l'abbiamo stampato in scala 1:1 e ci siamo messi con il fil di ferro per controllare le proporzioni della moto, perché questo ti consente comunque di lavorare velocemente e di già vedere la moto, in un giorno vedi la moto come viene. Incredibile, ma infatti siete un fenomeno direi unico nel panorama motociclistico mondiale, perché siete sì dei customizzatori, però che lo fate con un'attenzione, una qualità e un design paragonabile a quello delle case madri. Diciamo che l'obiettivo è quello e soprattutto l'obiettivo è quello di non snaturare la motocicletta originale, quindi non segare, non tagliare, perché se ci mettiamo qua a fare un prototipo, possiamo fare quello che vogliamo, ma se dobbiamo fare una serie per un cliente che si compra un kit quest'anno e fra 2 anni ci chiede un ricambio, noi dobbiamo essere in grado di fornirlo questo ricambio fra 2 anni, quindi... Bravo, mi attacco all'altra cosa, io ti ho conosciuto un po' di anni fa e tutto veniva fatto qui in sede, anche la spedizione. Adesso invece crescendo vi siete strutturati e avete anche un partner che si occupa delle spedizioni e anche delle spedizioni dei ricambi, della logistica. Sì, in pratica ci siamo rivolti a una società terza che devo dire gestisce molto bene le cose e abbiamo codificato tutto con codici a barre, possiamo risalire al fornitore che ci ha fornito il pezzo, il cliente che l'ha ricevuto, quindi insomma abbiamo anche una tracciabilità dei prodotti che nel nostro piccolo è piuttosto importante, perché comunque sono prodotti che cominciano a girare tutto il mondo. Abbiamo il sito anche tradotto in 5 lingue, dopo vai in shop, è molto facile, scegli il tuo modello, prendiamo una BMW. Quindi io ho la mia moto a casa, parto dalla mia moto e posso, seguendo vari step, personalizzarla come credo. Sì, dopo dici io ho la R1200 GSLC, andiamo a vedere, abbiamo la RAT, fai il tuo kit e qui vedi il configuratore. Dopo ci sono diverse opzioni, puoi scegliere o la versione bianca o la versione nera e dopo abbiamo tutte, puoi vedere se hai un altro telaio della moto, puoi vedere anteprima, dopo abbiamo tutta una serie di cupolini che puoi fare. Quindi ti customizzi la moto come credi e man mano che aggiungi i pezzi o togli i pezzi che comunque sono tutti mischiabili e compatibili fra loro ti cambia il prezzo e puoi comunque anche giocare, diciamo, sul sito e divertirti intanto facendoti un po' un viaggio mentale, no? Perché comunque
hai la possibilità di avere, diciamo, un prodotto dedicato, un prodotto comunque customizzato, però realizzato in un certo modo. Vediamo anche la Ducati con il modello Desert Sled, perché io vedo il tuo kit, però il tuo kit non comprende per forza tutto il kit. Il kit posso anche scegliere singole parti. Il kit base si monta su tutti i modelli Ducati Scrambler 800, quindi che comprende serbatoio, sella, fianchetti e sella passeggero. Quindi uno può partire, diciamo, da 1.890 euro più IVA e intanto customizza la moto ad un certo livello. Poi se vuole andare avanti noi lo accontentiamo, perché abbiamo preparato tutta una serie di prodotti bellissimi, perché abbiamo uno scarico che è favoloso. Già guarda come cambia col serbatoio non verniciato, addirittura come cambia proprio la fisionomia, un'altra moto rispetto alla standard. Noi abbiamo fatto 3 colori, che abbiamo il blu che avete visto di fuori, però dopo abbiamo fatto anche il giallo e il grigio, perché dopo quest'anno abbiamo anche la versione con telaio rosso, così facciamo vedere. Bella. Anche dopo ci sono la marmitta. Diciamo che l'intento è quello di comportela anche piano piano, se vuoi, perché non è necessario acquistare tutto in una volta, puoi partire, poi magari se tua moglie per Natale ti vuole regalare lo scarico, noi siamo qua. Ed è semplice, è in tutte le lingue, sul configuratore trovi il prezzo, però a questo punto ho visto che cambia anche l'ergonomia. Guardiamo Max, guarda il kit come si compone, guarda proprio. Questo è il kit che ti arriva a casa? Questo è il kit che ti arriva a casa, ti arrivano delle video istruzioni che puoi seguire passo passo, oppure recarti, come dicevo, da un nostro rivenditore o dal tuo meccanico di fiducia, perché poi insomma troviamo anche corretto che ognuno faccia il proprio lavoro. Però ripeto, ci sono degli appassionati che hanno un'officina più grande della nostra e quelli magari se lo fanno da soli, capito? Fabio, c'è solo una pecca, posso dirla in video? Dilla. Che qualche anno fa io ho visto questo ben di Dio e l'ho anche provato. Adesso c'è Miki, vediamo il computer, ho visto un sacco di parti nuove, moto bellissime, però i motori sono ancora spenti. Bene, vuoi provare? Io lo so. Miki mi dà permesso? Non lo so, senti con lui. Secondo me sì. Sì. Ragazzi, io voglio provarle, non so cosa mi faranno provare, io le proverò anche tutte. Andiamo a farci un giro. Andare piano sulla strada. Il dito di Miki lo dice chiaramente. Adesso lasciamo il reparto design, le moto sono pronte fuori per la prova e vediamo cosa hanno riservato Fabio e Miki. Io non ho capito, Fabio, però perché giri con la cinghia, io non ho fatto niente, non ho ancora provato una moto, non mi sono steso con niente. Ma ti volevo far vedere questa cosa, perché queste sono le nostre borse che stanno avendo un grandissimo successo. E perché hanno questo successo? Spiegamelo un po', sono belle, eh? Perché, diciamo, soprattutto non sono cinesi, con tutto rispetto per i cinesi, ma sono costruite in zona, in Italia, con pelle italiana, cuoio di primissima qualità, hanno uno sgancio rapido. E ragazzi, qua viene fuori la precisione di Fabio e Miki, guardate che lavoro, adesso fa vedere lo sgancio, ma guardate anche il telaietto che sembra originale. I telaietti sono verniciati dello stesso colore del telaio, quindi riprendiamo al 100% diciamo il look della moto. Hai segato qualcosa? Assolutamente no. I telaietti per la 90 li proponiamo singoli, come in questo caso, doppi per il modello Scrambler, quindi con la possibilità di stare esterni alla marmitta, oppure un altro modello che chiamiamo simmetrico, che quindi ti consente di montare la borsa diciamo sulla simmetria della moto. Guardate che attacco leggero, perfetto. E quindi la fascia serviva? La fascia serve perché la fascia è inclusa quando tu arrivi, diciamo, a destinazione, che tu vada in ufficio, che tu vada in banca, e puoi usare la tracolla. Adesso questa è un po', eccola, andarci in ufficio, e diciamo non è la solita borsa, diciamo, quindi la riaggancio in un secondo, la borsa scatta, quindi è sicura al 100%. Sì, è un'altra cosa importante, che qui per il passeggero non c'è nessun problema, per il piede il posto c'è. Mentre sulla BMW, se metti le borse sulla 90 Scrambler, viene sacrificato il posto del passeggero. Normalmente non è consentito l'uso del passeggero a bordo con le borse
diciamo, della concorrenza. E altra cosa importante, facciamo un bellissimo portapacchi che ti consente al passeggero di ancorarsi, perché chiunque ha fatto un giretto con questa moto sa che è molto facile perdere l'amorosa per strada, quindi noi abbiamo pensato anche a chi sta seduto dietro. Poi abbiamo tutta una serie di dettagli, di accessori, di cuoio, di pelle che riprendono nel colore e nelle finiture le borse, quindi potete scegliere, diciamo, finiture marroni con una serie di accessori in tinta. Ad esempio questa è una copertina a sella che basta rimuovere la sella originale, che è la copertina a sella originale, che è in plastica, e andare a fissare la nostra. Adesso qui ve la facciamo vedere smontata, però la moto cambia look completamente. Basta qualche accessorio, qualche tocco, perché la moto è fatta di dettagli. Fabio, tutto bello, però una borsa così a Milano in 5 minuti te la fregano. Non è vero, perché abbiamo pensato anche a questo. C'è una serratura che ti consente di fissare la borsa al telaio, quindi una volta diciamo chiusa la serratura tu vai a sganciare e non si sgancia. Chiaramente vanno in banca a rubare, si può rubare anche una borsa, però è una sicurezza in più. L'altra cosa importante è che tu puoi aprire la borsa senza sganciarla, molto velocemente, prendi il tuo computer, le tue cose, la richiudi. È bella usata anche un po' così, insomma non perfetta, perché è un prodotto di un certo tipo che va comunque a completare la 9T, che è già molto bella di suo. Bravi, adesso ho capito che siete dei precisini, tutti i dettagli curati, fatti a mano, studiati in Italia. Adesso però gas, io voglio provarle ste moto, andiamo a vedere cosa c'è qua fuori. Quindi Fabio, cosa provo? Io partirei con questa, che è anche la più carismatica, la 9T Paris-Dakar, in questa versione con le sospensioni rialzate. Pure! Nickel. Dopo passiamo al RAT, questo è il 1250, la versione RAT, e come ultima Ducati fuori luogo. Ragazzi, allora andiamo, qua in Romagna si mangia bene, ma ci sono anche delle belle strade, quindi adesso proviamo le moto, commentate Unit Garage qui sul canale YouTube di Moto.it e fate tutte le domande che volete in italiano a Fabio o in olandese, tedesco, francese e inglese a Michiel. Ciao, e poi seguiteci per le prossime puntate dedicate alla prova dinamica delle moto Unit Garage. Ciao! Ma te guarda che dialetto che c'ha Unit Garage il Fabio Marcaccini. Ragazzi, ci credo che fai kit così precisi, perfetti. Guardate che dialetto ha! Max, gira un po' l'inquadratura, lo rastrella tutti i giorni.